Le scorze di arancia candite ricoperte di cioccolato sono una vera meraviglia e come sempre quando si parla di dolci su questo canale la ricetta è di mia moglie Daniela. Per chi come me è amante del cioccolato, questa ricetta la deve assolutamente provare. Le arance candite ricoperte di cioccolato. Provare per credere. Come prima cosa incido le arance per il senso della larghezza e poi per quell'altra, in pratica le divido in quarti. Taglio poi la parte dell'arancia dove c'è il picciolo e quindi cerco di staccare le bucce senza romperle. Ed ecco qua la buccia d'arancia divisa in quarti. Daniela ripulisce il pezzettino della parte del picciolo e poi taglia le bucce d'arancia di larghezza di circa 1 centimetro. Una volta fatte le fette di circa 1 centimetro di larghezza, prendiamo un coltello e pratichiamo dei piccoli forellini. I piccoli forellini servono per far fuoriuscire gli oli essenziali, che sono quelli che danno l'amaro alla buccia. In poche parole, questo passaggio serve per togliere l'amaro. Una volta finito di fare i fori a tutte le bucce, si mettono dentro una zuppiera capiente piena di acqua. È bene mettere una scodella o un qualcosa che le tenga immerse nell'acqua e vanno tenute a bagno per 3 giorni. Praticamente ogni 2-3 ore circa, se c'è la possibilità, sarebbe bene cambiare l'acqua. La prossima cosa, facciamo lo sciroppo. Mettiamo 300 g di acqua sul fuoco, si pesano 600 g di zucchero e si mettono nella pentola insieme all'acqua. Lo facciamo sciogliere e lo sciroppo è pronto quando è completamente sciolto e diventa trasparente. Poi si scolano le arance, si mettono nello sciroppo, si accende il fuoco, si attende che lo sciroppo bolla e quando arriva al bollore aspettiamo 2 minuti cercando di schiacciare sempre il più possibile sotto lo sciroppo le bucce d'arancia e poi si spenge e si tolgono. Il giorno dopo si fa nuovamente lo stesso lavoro. Si mette dentro lo sciroppo le scorze, si mettono sul fuoco, si attende il bollore, si aspetta sempre i soliti 2 minuti e una volta che hanno fatto i 2 minuti di bollore si risolgono. Questo passaggio va fatto per 4 volte in totale. Una cosa non importantissima che può essere bene fare è di mettere un coperchio sopra la pentola anche magari quando si è finito di togliere le scorze, di modo che non si ritira troppo lo sciroppo e non si evapora troppo l'acqua. Il quarto giorno è venuto il momento di sciogliere il cioccolato. Metto una pentolina con dell'acqua e dentro un'altra pentolina in cui faccio sciogliere almeno 200 g di cioccolato. In questo cioccolato metteremo le scorze d'arancia che a questo punto sono state 3 giorni a prendere l'aria nella pirofila con 3 bolliture nello sciroppo. Adesso passiamo a ricoprire le scorze di cioccolato. Sul cioccolato non c'è moltissimo da dire, si scioglie e è bene insomma non fargli prendere troppo calore, quindi una volta che è sciolto e fuso è anche bene spengere il fornello e semmai si riaccende quando si vede che si rappalla e che abbiamo difficoltà appunto a ricoprire le scorze con il cioccolato. Si mettono dentro, si rotolano il più possibile, poi magari appunto si scuotono un po' perché il cioccolato è denso, altrimenti ce ne rimane molto attaccato e poi si mettono in una leccarda con della carta da forno. È abbastanza importante mettere la carta da forno perché se uno le mette direttamente su un piatto o comunque così restano attaccate, ecco. Sono meravigliose e sì, anche davvero molto molto buone. E se ti piacciono e ti piace questa ricetta, lascia un like. Ma adesso ricapitoliamo bene i passaggi. Dopo aver preparato le scorze, per 3 giorni devi tenerle in acqua cambiando l'acqua più spesso possibile. Poi devi ripetere 4 volte la bollitura in sciroppo, a distanza di un giorno l'una dall'altra, tenendo le scorze ad asciugare nel mentre.
Il giorno dopo ancora puoi ricoprirla di cioccolato. L'intero processo dura una settimana. Beh, spero che sia tutto chiaro, ma se hai dei dubbi scrivilo nei commenti qua sotto, ti risponderemo prima possibile. Intanto ti consiglio di vedere questo video, penso che lo troverai interessante. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!